Tutto cominciò con la notizia della nascita di un bambino luminoso a Qingqing, in Cina. Da quel momento i superpoteri vennero scoperti ovunque. E il tempo passò senza che se ne chiarissero le origini. Prima che ce ne accorgessimo, divennero la normalità. E il sogno, realtà. Il presente è ormai una società di superuomini in cui circa l'80% della popolazione terrestre ha una qualche caratteristica particolare. In un mondo sempre più caotico, una professione che un tempo chiunque avrebbe desiderato e ammirato, si ritrovò sotto le luci della ribalta. Ciao a tutti lettori Anime Watchers e bentornati su Consigli Anime Manga, la rubrica di Wikos in cui si parla in poco tempo di anime e manga per tutti i curiosi di scoprire opere che non conoscono. Io sono Nikki D e in questo ultimo episodio di questa prima stagione di Consigli Anime Manga parleremo di My Hero Academia. Questo è uno dei manga e anime a lunga durata più popolari usciti negli ultimi anni ed è uno dei miei anime preferiti in assoluto. Visto che si è conclusa da poco la sesta stagione e ancora non si sa quando uscirà la settima, parliamone un po' per fare chiarezza a tutti quelli che ancora non la conoscono. Come da introduzione ci troviamo in un mondo in cui ormai l'80% della popolazione ha un superpotere chiamato quirk. In questo mondo la professione più comune è quella degli heroes, che lottano per mantenere l'ordine combattendo i villain e salvando quante più persone possibili. I nostri protagonisti sono un gruppo di studenti liceali che stanno imparando come diventare i migliori. Chiariamo subito le cose. My Hero Academia non fa niente di nuovo. Segue abbastanza fedelmente gli archi narrativi tipici del Battle Shonen, ma quello che fa lo fa con un gran cuore e con uno stile tutto suo. Questo piccolo ibrido fra i fumetti occidentali e i manga orientali sapranno appassionare i fan di tutti e due i generi. Il mondo supereroistico non viene decostruito come in One Punch Man, ma viene esplorato in tutti i suoi aspetti, costruendo una storia che sa di familiare ma saprà sorprendervi. In particolare, nel corso delle saghe vengono esplorate tutte le conseguenze anche sociali di questa mutazione nel corpo umano, costruendo una narrativa per cui ogni saga, per quanto aperta, ha comunque una grande importanza nella trama principale. Anche ciò che riguarda la parte di combattimento non ha niente di così nuovo, ma è talmente ben consolidato da essere unico nel suo genere. I quirk portano ognuno dei personaggi ad avere uno stile di combattimento unico e molto creativo, creando un'immediata curiosità nello scoprire come ciascun potere interagirà, sia collaborando sia contrastandosi. Manga o anime? Beh, anche in questo caso sta alla vostra preferenza di fruizione. L'anime ha un ritmo più serrato, ma il manga è comunque una lettura molto scorrevole e ha la particolarità di avere le onomatopee degli attacchi dei personaggi come nei fumetti classici occidentali. L'anime per il momento conta 138 episodi, il manga quasi 400 capitoli, di cui la maggior parte sono già usciti nei volumi italiani. Sta alla vostra premura aspettare la prossima stagione oppure i prossimi volumi italiani, oppure seguirlo man mano che esce su Manga Plus. Io li leggo man mano che escono. Se con altri manga ho la pazienza di aspettare i volumi italiani, con My Hero proprio non ce la faccio. Come già vi ho detto, è uno dei miei manga preferiti e voglio sempre essere aggiornato sulle ultime uscite, anche per evitare gli spoiler che sui social escono come mosche. E anche per quest'ultimo episodio abbiamo finito. Come al solito fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Se non l'avete visto o letto ditemi se vi siete incuriositi, se l'avete visto o letto ditemi che cosa ne pensate su questo nuovo classico del Battle Shonen e se vi interesserebbe vedere qualche video più approfondito su storia, tematiche o personaggi. Come al solito scrivetemi se avete altre richieste per eventuali video futuri e non dimenticatevi di seguire Wikos su tutti i social, Facebook, Instagram, YouTube, Twitch e TikTok. Io sono Nikki D e noi ci vediamo al prossimo video su Wikos. Spingetevi sempre oltre il limite. Plus Ultra!